Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video andiamo a guardare insieme il Box Model CSS, ossia quel modo tramite cui il browser renderizza tutti gli elementi che noi disponiamo a schermo. Andiamo a vedere come manipolare questo Box Model da CSS tramite le classiche proprietà width, height, padding, eccetera, eccetera, e andiamo a vedere come mai il comportamento di default che questo Box Model ci offre molto spesso non è desiderabile. Andiamo infatti a vedere perché 9 volte su 10 non è desiderabile e come fare per cambiarlo. Andiamo subito nel codice a scoprirlo. Bene, come potete vedere mi trovo già in VS Code e ho davanti a me un'immagine che rappresenta quello che in CSS si chiama appunto box model, e di fatto il box model non è altro che un metodo che CSS utilizza per renderizzare ciascun elemento HTML. Mi spiego meglio. Quando noi andiamo a definire un qualsiasi elemento HTML, questo viene sempre renderizzato come un rettangolo. Qualsiasi elemento, che sia un div, che sia un'immagine, che sia un paragrafo, ogni elemento alla fine non è altro che un rettangolo. Questo rettangolo contiene in realtà diversi altri rettangoli che vengono chiamati box o aree, e in particolare ogni elemento dispone di 4 box. Abbiamo il content box, che è semplicemente l'area dove vive, diciamo, il nostro contenuto. Poi abbiamo la padding box, che è un'area che definisce uno spazio attorno al nostro contenuto ed è l'area dove solitamente di default si trovano, diciamo, il nostro background che si estende appunto fino alla padding box ed eventualmente le scroll bar se il nostro elemento ha un overflow settato. Dopodiché abbiamo la border box, che non è altro che una cornice, se vogliamo, che delimita il nostro elemento, e quindi tutto ciò che fa parte del nostro elemento si troverà fino alla border box, non oltre. Dopodiché all'esterno dell'area delimitata dalla nostra border box abbiamo la cosiddetta margin box, che è un'area già esterna all'elemento stesso che definisce di quanto vogliamo spaziare il nostro elemento rispetto agli altri elementi che stanno attorno a lui in pagina. E ad esempio box shadow e outline risiedono esattamente qui, in quest'area, nella margin box, proprio a sottolineare che non fanno parte dell'elemento stesso. Un'analogia interessante che possiamo fare per comprendere meglio questo concetto di box model è ad esempio una parete che espone dei dipinti, ciascun dipinto è appeso in un quadro. Quindi andando sostanzialmente a fare l'analogia su questa situazione, avremo che il content box non è altro che il dipinto stesso, diciamo il foglio che rappresenta il nostro dipinto. La padding box è quello spazio che viene lasciato tra il foglio e la cornice, che appunto fa parte del nostro quadro. Dopodiché la border box è la cornice stessa e qui termina il nostro quadro, quindi la border box definisce quello che è il nostro quadro. Dopodiché abbiamo la margin box, che non è altro che lo spazio che decidiamo di avere tra un quadro, ad esempio questo, e il successivo, ma anche il precedente. Quindi semplicemente lo spazio che abbiamo attorno al nostro quadro. Questa analogia in particolare dei quadri, secondo me, è molto calzante per spiegare il box model, soprattutto per, diciamo, capirlo, per avercelo in testa, ed è un'analogia che deriva da un podcast che io seguo che si chiama The CSS Podcast ed è tenuto da Adam Argyle e Yuna Kravitz, che sono due sviluppatori in Google e due personalità, diciamo, di spicco nel mondo del CSS. E vi lascio il link qui sotto in descrizione se anche voi siete interessati a, diciamo, dare un'occhiata al loro podcast. Bene, tornando al nostro codice, proviamo adesso a fare un esempio concreto inserendo un div con ad esempio questa classe che chiamo appositamente box. Andiamo poi nel nostro stile, dove ho preparato qualche stile di base giusto per presentare la pagina. Andiamo direttamente a targettare il nostro div con classe box e cominciamo a dargli una width, ad esempio di 80 pixel, una height di 80 pixel e diamogli pure un background color, ad esempio red. E come possiamo notare è stato renderizzato questo quadrato di colore rosso
largo 80 pixel e alto 80 pixel. Andando con l'ispezione elemento ad ispezionare appunto questo quadrato, ci accorgiamo che effettivamente, andando qui nella tab layout, sono in Firefox, ma chiaramente queste cose esistono in maniera analoga anche su Chrome, ci accorgiamo che appunto il nostro quadrato è un 80x80 e al momento è definito soltanto da una content box, come possiamo vedere qui in questo schemino. Non ha padding associato, non ha un bordo e non ha un margine. Proviamo allora a dargli ad esempio un padding, diciamo padding ad esempio 20 pixel. Quello che succede, come possiamo notare sempre aiutandoci con l'ispezione elemento, è che adesso il nostro quadrato da 80 pixel che era è diventato 120, perché 80 sono per quanto riguarda la content box, dopodiché 20 pixel per lato sono di padding, quindi 80 più 20, 100, più altri 20 a sinistra fanno 120. Stessa cosa per quanto riguarda l'altezza, 80 più 20 in alto più 20 in basso. Quindi il nostro quadrato da 80 per 80 che era è diventato 120 per 120, sebbene noi qua chiaramente abbiamo dichiarato una width di 80 pixel. Andiamo ad esempio ad aggiungere anche un bordo diciamo di 10 pixel solid blu. Come possiamo vedere, sempre con l'ispezione elemento, adesso abbiamo che oltre agli 80 pixel di contenuto e ai 20 pixel di padding su ogni lato, abbiamo questi 10 pixel di bordo che Firefox al momento sta arrotondando a 9,5, che appunto vanno ulteriormente a sommarsi a quella che è la dimensione finale, diciamo, del nostro div, che al momento, come possiamo vedere, è diventato 140 x 140, perché appunto 80 di width, 20 più 20 di padding abbiamo detto ed eravamo a 120, più 10 più 10 di bordo a destra e a sinistra e arriviamo a 140. Stessa cosa chiaramente per l'asse verticale. Aggiungiamo pure un margine per completezza, ad esempio diciamo che abbiamo un margine di 50 pixel e come possiamo vedere questo non ha inficiato sull'elemento stesso, ma se andiamo con l'ispezione elemento a vedere a livello di layout cosa è successo, abbiamo questa sezione che Firefox mi sta evidenziando al momento con quest'area gialla nel browser, che definisce appunto il margine che sta attorno al mio elemento, in questo caso di 50 pixel per lato. Quello che abbiamo visto fino adesso è il comportamento di default che ogni browser adotta quando renderizza degli elementi, ossia la width e la height che noi assegniamo via CSS sono sempre e solo relative alla content box dell'elemento. Qualsiasi altro padding o bordo che venga successivamente assegnato all'elemento stesso sarà aggiunto a questa width e a questa height, non farà parte di questo valore, come appunto abbiamo visto in questo caso. Noi abbiamo sì dichiarato una width di 80 pixel, ma poi con un ulteriore padding di 20 pixel e con un ulteriore bordo di 10 pixel abbiamo ottenuto un quadrato che non è più 80 x 80 ma è 140 x 140. Questo è un comportamento che si è dimostrato negli anni essere poco utile, poco efficiente. Sarebbe infatti molto più interessante poter dichiarare una width di 80 pixel e avere la certezza che la dimensione totale del mio elemento sia sempre quella, nonostante i padding e nonostante i bordi che io possa aggiungere. Sarebbe appunto molto più, se vogliamo, stabile, molto più affidabile poter dichiarare una width e sapere che la width sarà sempre quella. Fortunatamente CSS ci permette di fare questo tramite una proprietà che si chiama box sizing e che definisce appunto il comportamento che vogliamo attribuire al nostro box model. Di default CSS utilizza come valore content box e con content box, come possiamo vedere, non cambia assolutamente nulla e quello che sta dicendo è ogni width o height assegnata all'elemento farà sempre e solo parte del suo content box. Quindi ogni padding e ogni bordo che verranno eventualmente assegnati successivamente non faranno parte di questi due valori che abbiamo assegnato qui.
e quindi questo è il comportamento che appunto dicevamo prima, che non è tanto interessante. Il valore, diciamo, molto più interessante che si utilizza il 99% delle volte è border box. E in questo caso, come possiamo vedere, il layout del nostro div è cambiato parecchio. Andiamo sempre con l'ispezione elemento ad aiutarci e guardiamo cosa è successo. La nostra width, che noi abbiamo dichiarato essere di 80 pixel, adesso non è più relativa alla sola content box, ma è, se vogliamo, integrata tra content box, padding box e border box. Quindi di base il valore border box assegnato alla proprietà box sizing non fa altro che dire prendi i valori assegnati a width e ad height e utilizzali per diciamo definire la border box dell'elemento, non più la sua content box. Quindi in questi 80 pixel che noi abbiamo qui dichiarato ci stanno appunto dentro la content box, la padding box e la border box. Il che vuol dire che io adesso, come possiamo notare qui sempre con l'ispezione elemento, avrò sempre un rettangolo, in questo caso un quadrato, 80x80. Non importa quali padding o quali bordi io possa assegnare. Io potrei andare qui a definire un padding di 5 pixel, un bordo di 2 pixel e avrei sempre e comunque, come possiamo vedere, un div 80x80. Questo box sizing border box è quello che vogliamo effettivamente il 99,999% delle volte. Sono veramente rarissime, se non nulle, le situazioni in cui vogliamo utilizzare veramente content box e comunque ci deve essere veramente un'ottima ragione per farlo. Quindi quello che tipicamente vedrete fare, piuttosto che andare a definire box sizing border box su ciascun elemento che io ho nel mio HTML, è molto più semplicemente prendere questa dichiarazione, tirarla via da qua e andare, diciamo, in testa al nostro file a dichiararlo su tutti gli elementi, comprendendo anche eventuali pseudo elementi before e after che non verrebbero targettati dal selettore universale, ma è necessario appunto definirli separatamente. E andiamo qui a dichiarare box sizing border box, proprio a voler indicare che tutti gli elementi della nostra pagina, veramente qualsiasi elemento, devono avere questa tipologia di box sizing, border box, ossia su ogni nostro elemento d'ora in poi potremo tranquillamente settare una width e una height e stare tranquilli che questo sarà veramente il valore che a runtime sarà assegnato al nostro elemento. E questa operazione che abbiamo visto di assegnare un box sizing di tipo border box, che io ho fatto qui in queste 5 righe di CSS, è così comune e così frequente che spesso ve la ritroverete in vari file di reset, se mai ne utilizzerete uno. Io ad esempio utilizzo spesso questo qui di Andy Bell, ve lo linko poi qua sotto in descrizione, che fa molte cose interessanti. Appunto la prima cosa che fa è proprio questa che vi dicevo, settare un box sizing di tipo border box. Dopodiché va a rimuovere dei margini di default su elementi come body, h1, h2, eccetera, altrimenti ci sarebbero inconsistenze tra vari browser, rimuove i list style dalle UL e OL, insomma fa tutta una serie di cose, in realtà non tante, come potete vedere è già finito qua, però appunto tutta una serie di dichiarazioni che permettono di avere una pagina diciamo più consistente tra i vari browser ed è, se vogliamo, un punto di partenza per iniziare a stilizzare con sicurezza la nostra pagina. Non è assolutamente necessario utilizzare un reset. Io spesso mi ritrovo ad utilizzarlo in progetti medio complessi, ma per progetti non troppo grandi in realtà non è prettamente necessario. Il box sizing però io vi consiglio sempre, sempre e comunque di sovrascriverlo con il valore border box, anche se il progetto è molto piccolo, anche se non state utilizzando elementi HTML particolari, comunque diciamo che questa proprietà con questo valore vi salva veramente la vita. Bene, quindi abbiamo un po' visto come funziona il box model CSS e come mai è così importante cambiarne il comportamento di default.
Ovviamente vi lascio qui sotto in descrizione tutto il codice che abbiamo visto, il podcast che vi ho citato e il reset CSS che vi ho mostrato verso la fine. Se il video ti è piaciuto lascia pure un like e un commento e considera anche di iscriverti al canale per non perdere nuovi contenuti come questo. Noi come al solito ci vediamo nel prossimo video.